Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Allora, benvenute a voi che già mi seguite da un po' e benvenute anche a voi che improvvisamente vi siete imbattute in questo video tutorial. Allora, voi mi dite sempre che sono brava nella spiegazione, me lo scrivete voi, quindi spero di riuscire a fare altrettanto per questo video tutorial, anche perché avete visto insomma che sono agli inizi, faccio un po' di confusione, quindi per me registrare un video tutorial e pubblicarlo è davvero un terno al lotto, quindi grazie di seguirmi. Allora, oggi vi voglio far vedere questa collanina che è veramente deliziosa, è leggera, molto semplice da realizzare. Durante il tutorial vi darò anche qualche piccolo suggerimento per cambiare un po' l'aspetto e dare sfogo un po' alla vostra fantasia. E niente, adesso vi faccio vedere i materiali che ho utilizzato. A fine video vi do tutte le indicazioni bene per il numero delle perline, la misura che viene fuori e tutto quanto. E niente, vi lascio ai materiali e al tutorial. Allora, vediamo i materiali. Allora, innanzitutto la colla a pennellino, questa Attack, con il quale io ho indurito la punta del filo per poter inserire i cristallini da 2 mm, vanno bene anche da 3. Quindi abbiamo detto tutte le perline inserite nel filo, poi abbiamo un uncinetto da 1,5, la colla Asulit per fermare i fili dopo quando abbiamo finito, poi ho 2 anellini e un moschettoncino. Il filato che sto usando è il Sorrento Strong numero 99138 oro stellare. Quindi andiamo a vedere come si fa questa collanina. Eccoci qui, lasciamo sempre il solito pezzettino di filo che poi magari non ci servirà, ma io lo lascio sempre. Allora, incominciamo facendo 4-5 catenelle. Io lascio un pochino morbido il primo perché poi mi inserirò qui in questo anelletto qui. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4. Poi, come vi dicevo, vado in questo anellino, che sarebbe quello del nodino iniziale, e chiudo con la maglia bassissima. In questo anellino farò delle maglie basse, quelle che vi entrano, insomma, non serve un numero preciso, l'importante, cioè anche dell'anellino ne potete fare quante ne volete, è l'anellino iniziale dove poi attaccheremo quest'altro per il moschettone, quindi fatelo come lo volete, però se fate 4-5 catenelle fate 4-5 catenelle anche dall'altra parte e ricordatevelo, così lo fate uguale. Quindi io vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne faccio 8, entro nella prima, esco e esco di tutto, così ho fatto una maglia bassissima. Questo è il mio cerchietto dove attaccherò l'anellino con il moschettone. Allora, a questo punto io farò delle catenelle che sono soggettive, quelle che vi piacciono di più, poi vi spiego il perché. Allora, io ne faccio, metti una quindicina, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Qui inizierò il lavoro vero e proprio. Questa distanza è quella che avrò tra un modulino di lavoro e l'altro per la collana. Quindi per quello vi dico che voi potete farne o 5 e farla più fitta o anche 20, 30, quelle che vi pare. Quindi questo è soggettivo. Allora, a questo punto che faccio? Mi avvicino 7 perline e le inizio a chiudere una alla volta. L'unica cosa a cui devo stare attenta è cercare di allungare un pochino questo cappietto dietro la perlina, perché dopo ci andremo a inserire con l'uncinetto, quindi se è così troppo stretto non ce la faremo. Quindi
lasciamolo leggermente lento in maniera che vedete l'uncinetto è orizzontale sopra la perlina, quindi chiudiamo. Prendiamo la seconda subito senza fare catenelle e niente, teniamo con il pollice e l'indice la prima e chiudiamo, sempre morbide, avviciniamo la terza e chiudiamo, la quarta e chiudiamo, la quinta sempre morbide e chiudiamo, la sesta sempre morbide, chiudiamo e la settima morbide e chiudiamo. Qui facciamo una catenella, poi ci giriamo con il lavoro guardando la spighetta dietro. Che facciamo? Adesso, come vi dicevo, con l'uncinetto anche qui nell'angolino, poi magari piano piano vi aiutate così con l'unghia a spostare la perlina, unghia che io non lo so perché mi si spezzano qui, guardate che disastro, mi si spezzano qui, non lo so, vabbè, mo crescerà e la taglio. Allora, quindi dicevo, vi aiutate, fate lo spazio, entrate sotto i due fili della perlina, usciamo, prendiamo il filo e usciamo solo dalla prima, eccola qui. Dopodiché stessa cosa, ci facciamo un po' di spazio e andiamo sotto gli altri due fili, prendiamo il filo, usciamo, tiriamo un po' su, riprendiamo il filo e usciamo solo dal primo cappietto. Nuovamente, prossima perlina, facciamo un po' di spazio nell'angolo, entriamo tutti e due i fili, usciamo, tiriamo su, prendiamo il filo e chiudiamo solo il primo anellino. Di nuovo entriamo, fate un po' di spazio con calma, poi a secondo di come vi trovate già al primo, al secondo vi rendete conto quanto tenerlo più lento. Quindi così prendiamo il filo e usciamo, di nuovo anche dietro a questa, entriamo sotto tutti e due i fili, prendiamo il filo e usciamo, riprendiamo il filo, usciamo dalla prima cappietta sola, nuovamente la prossima, entriamo sotto a tutti e due i fili, tiriamo fuori, riprendiamo il filo, chiudiamo solo la prima e nell'ultima anche ci facciamo spazio, entriamo, usciamo e chiudiamo la prima. A questo punto prendiamo il filo, con calma avremo 2, 4, 6, 8 fili sull'uncinetto, 8 cappietti, e con il filo lo prendiamo e piano piano usciamo, passiamo attraverso questi cappietti e usciamo di tutte le perline e chiudiamo. Quindi abbiamo chiuso il ventaglietto. Che facciamo adesso? Facciamo una catenella e ricominciamo a chiudere 7 perline come abbiamo fatto prima. Mi raccomando, sempre molto morbide, perché avete visto che dopo se no facciamo fatica ad entrare fra i due fili. Quindi chiudiamo una, 2, 'allungate un pochino, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella e nuovamente giriamo il lavoro così e iniziamo spostando piano piano ad inserirci sotto tutti e due i fili. Quindi prendiamo il filo, usciamo, riprendiamo il filo e usciamo della prima sola cappietta. Rientriamo nuovamente, riprendiamo tutti e due i fili sopra la perlina, usciamo con il filo, riprendiamo il filo e usciamo. Nuovamente entriamo, prendiamo sotto tutti e due i fili, prendiamo il filo, usciamo, riprendiamo il filo, usciamo solo dalla prima e facciamo così per tutte e 7 le perline.
entriamo, tiriamo fuori il filo, riprendiamo, chiudiamo solo il primo cappietto, nuovamente entriamo, usciamo, di nuovo il filo, primo cappietto, e anche per l'ultima entriamo, usciamo, riprendiamo il filo, chiudiamo solo il primo cappietto. Adesso ci sistemiamo bene tutti i cappietti, 2, 4, 6, 8, riprendiamo il filo e con molta calma passiamo dentro a tutti i cappietti chiudendo il ventaglietto. Ora che facciamo? Quest'altro ventaglietto lo mettiamo in quest'altro verso ed entriamo dentro la prima, tra la prima e la seconda maglia, non nel filo che esce, ma un po' più in basso. Guardate, vi allento il buchetto, vedete? Qui sotto. Fate in maniera che il filo non rimanga incastrato dietro la perlina così, ma passatelo sopra insieme all'uncinetto, starà tra la prima e la seconda perlina. Usciamo, tiriamo un po' su in maniera che questa perlina si posizioni qui così, prendiamo il filo e chiudiamo. A questo punto nuovamente una catenella e chiudiamo i prossimi 7 cristallini. Quindi andiamo avanti, allunghiamo il cappietto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi chiuse le 7 perline, una catenella e di nuovo spostiamo un pochino ed entriamo come abbiamo fatto per l'altro ventaglietto sotto ai 2. Quindi usciamo, riprendiamo il filo e chiudiamo una cappietta. Di nuovo seconda perlina sotto tutti e 2 i fili, usciamo, riprendiamo il filo e chiudiamo e andiamo avanti così fino all'ultimo. Eccomi qui, ho fatto fino all'ultimo, ho sempre 2, 4, 6, 8 cappietti. Adesso prendo il filo e nuovamente con molta calma passo attraverso tutti i cappietti, esco e chiudo il ventaglietto. Eccolo qui, ho chiuso il ventaglietto. A questo punto mi accosto e come prima tra il primo e il secondo un pochino più qui sotto, non nei fili che escono dalla perlina, non da questo filo che esce dalla perlina, ma come vi ho fatto vedere un pochino più sotto. Guardate, allento nuovamente, vedete, un pochino più sotto qui. Quindi ci inseriamo, passiamo davanti il filo in maniera che stia insieme all'uncinetto fra la prima e la seconda perlina, tiro fuori il filo, faccio accomodare bene questo cristallino che sarebbe il primo dei 7 e chiudo a maglia bassa. Allora, a questo punto io mi fermo a 3 ventaglietti, ma se voi voleste potreste anche continuare e fare tutta la collana a ventaglietti, oppure farne 4 o 5 e poi iniziare con le catenelle, il numero delle catenelle che avete scelto fra un modulo e l'altro. In questo caso io ne avevo fatte 15, quindi finito di fare i miei ventaglietti faccio 15 catenelle e ricomincio a chiudere 7 perline. Allora, quando io ho deciso di finire, come in questo caso io ho deciso per 3, se voi ne avete 4 o 5, non lo so, che succede? Io faccio una catenella, poi mi giro il lavoro e mi vado ad inserire qua su nel filo che esce dalla prima perlina. E che faccio? Prendo e chiudo. Da qui inizio le mie 15 perline, quindi catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 e 15. Da qui io incomincerò a chiudere una per una le 7 perline e ricomincio con i ventaglietti. Allora, io come vi ripeto l'ho fatto a 3, ma è carino a 4, a 5, non lo so, quelli che volete, o addirittura, come vi ho detto, fare tutti i ventaglietti per fare, non lo so, un bracciale, una collana fatta tutta a ventaglietti, fare poche catenelle e ricominciare, e viene più fitto. Comunque questo è il modulino lavorato a ventaglietti e quindi adesso io vado avanti e faccio una collanina con una distanza di 15 catenelle ogni 3 ventaglietti. Andate avanti anche voi, ci vediamo dopo per il risultato finale. Allora, sto facendo l'ultimo modulino, quindi ho chiuso il ventaglietto questo tra la prima e la seconda perlina. Adesso faccio una catenella, facciamo insieme l'ultimo ventaglietto, quindi iniziamo a chiudere le 7 perline, sempre morbide, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, giro, inizio ad inserirmi, esco, prendo il filo e chiudo solo 1, prossima perlina, passo sotto, prendo il filo, esco, riprendo il filo e chiudo una cappietta, altra perlina, entro, esco, prendo il filo e chiudo una, rientro, riesco, prendo il filo e chiudo una. Nel mentre che chiudo queste perline per il ventaglietto, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora tutte quante e dico sempre la stessa cosa, ma perché ogni giorno è diverso, ogni giorno mi arriva un messaggio più bello da parte vostra, veramente d'apprezzamento, di vicinanza. Sono veramente, veramente contenta che soltanto facendo vedere le mani e due parole che dico mentre è, voi insomma riuscite a captare diciamo la semplicità con cui voglio condividere queste cose. Poi sicuramente con il fatto che è un po' l'inizio sbaglierò, non sono molto pratica, quindi sto tentando di migliorare, però vedo che apprezzate, quindi lo capite. Quindi vi ringrazio veramente ancora tantissimo. Mi fa tanto piacere ricevere questi messaggi. Devo dire che è bellissimo perché secondo me siete delle persone veramente fantastiche, perché invece di tirare via oltre spendete una parola per me, quindi è molto bello questo. E quindi grazie ancora. Allora, torniamo al ventaglietto, abbiamo finito, prendo il filo, chiudo tutto, chiudo ancora e vado ad inserirmi come sempre tra la prima e la seconda. Entro, tiro fuori, accomodo bene la perlina e chiudo. Allora io, visto che ho deciso di farne 3, ho finito, quindi faccio una catenella, giro, anche voi lo farete dopo, e mi vado a inserire nel filo che esce qui dalla perlina e faccio una maglia bassissima. Da qui conto le mie 15 catenelle, perché io ho deciso di farne 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ecco, 12, 13, 14 e 15. Adesso faccio il cerchietto di maglie basse come dall'altra parte, quindi a questo punto lo faccio 1, 2, 3 e 4. Mi inserisco quindi nella quarta, torno indietro, chiudo con la maglia bassissima e qui dentro inizio a fare, faccio una catenella e comincio a fare le maglie basse per fare il cerchietto come ho fatto dall'altra parte, quindi una, 2, 3, 4, 5. È venuto più stretto. 6,
mi è venuto un po' più stretto, comunque vabbè, poi lo sistemo. L'importante è che al limite fate una catenella in più, a questo punto mi viene da dire fare una catenella in più di quelle che abbiamo fatto inizialmente. Comunque mi va bene lo stesso. Cosa faccio? Quando ho finito di ricoprirlo faccio una catenella, taglio il filo, mo lo taglio perché tanto poi lo sistemo, mi lascio ecco un pezzetto e lo sistemo, taglio, dopodiché dall'uncinetto sfilo così, tiro il filo e lo faccio uscire, lo stringo e poi come solito inseriamo dentro ad alcuni punti, io non lo fisso benissimo perché lo voglio rifare con una catenella più grande, comunque entro nei punti, vedete, entro e esco per fare dei nodini, ecco tipo qui faccio così una catenella e chiudo, insomma fate dei nodini, poi con la colla Asulit la mettete un pochino dove c'è il filo che avete incastrato in maniera che si tiene, poi aprite l'anellino, lo inserite, ci mettete il moschettone e di là un anellino. Quindi allora ripetiamo, io l'ho fatta a 3 ventaglietti e mi è venuta una bella collana lunga, vedete? È molto carina perché è molto piena, poi indosso farà una bellissima figura. Allora vi dico come ho fatto. Allora, io ho fatto praticamente 12 modulini, intendo un modulino sarebbe questo, quindi ne ho fatti 12 da 3 ventaglietti, vedete? Poi tra uno e l'altro, tra un modolino e l'altro, ho fatto 15 catenelle di separazione. In questo modo la collana mi è venuta lunga 95 più i 2 anellini e moschettoni, alla fine verrà 98. In totale ho usato 252 cristallini da 4 millimetri. Allora, se vi è piaciuta, come solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere un like o di chiedermi qualsiasi cosa voi vogliate chiedermi, una curiosità o qualsiasi cosa, chiedetemi pure, farò in maniera di rispondere il più velocemente possibile e vi ringrazio ancora di aver seguito fino qui e di nuovo di tutti i vostri messaggi. Vi abbraccio fortissimissimissimo e al prossimo tutorial. Ciao!